Ciao, sono Antonio Rausa, questo è This is Wow. Nei video precedenti vi ho dato varie nozioni per capire come funziona il processo di invecchiamento a livello cellulare. Nel nostro corpo le cellule non possono continuare a dividersi all'infinito, ad un certo punto smettono di farlo invecchiando e morendo. Ora tutto questo processo è influenzato da una proteina chiamata telomerasi. In questo video andiamo a conoscerla più da vicino analizzando un articolo che ci spiega quali potrebbero essere le differenze tra gli ultracentenari e le persone normali. Ogni nostro cromosoma alle sue estremità contiene una particolare sequenza di DNA, ripetuta centinaia di volte, che forma i telomeri. Per via della sua struttura ripetuta e poiché un filamento di DNA è più lungo del suo complementare, questa regione del DNA forma un vero e proprio cappio. Si ripiega su se stessa complementandosi. In questo modo un filamento di DNA lineare non ha più le estremità appiccicose e non diviene più un pericolo avere vari frammenti di DNA lineare liberi nello spazio ristretto del nucleo cellulare. Ad ogni divisione cellulare, per via delle difficoltà del nostro macchinario di replicazione del DNA di replicare le estremità dei nostri cromosomi, i telomeri diventano sempre più corti. Quando diventano troppo corti, le cellule non possono più duplicarsi, entrando nella fase di senescenza e infine morendo. Eppure, in alcuni particolari tipi di cellule, come quelle staminali o quelle tumorali, una particolare proteina, la telomerasi, ripristina la lunghezza dei telomeri alla dimensione originaria, dopo che il DNA viene replicato. Questo è essenzialmente ciò che resetta l'orologio biologico nelle cellule staminali, ma è anche il motivo per cui le cellule tumorali possono continuare a moltiplicarsi all'infinito senza andare incontro a senescenza cellulare. Ma poco si sa ancora su come sia regolato il gene della telomerasi, o almeno fino a qualche settimana fa. Infatti alcuni ricercatori hanno individuato una sequenza particolare nel nostro genoma che sembra influenzi l'attività di questo gene, e quindi della proteina che codifica. E l'hanno trovata proprio nel così chiamato DNA spazzatura, che a quanto pare così spazzatura non è. Ma prima di spiegarvi cosa hanno scoperto questi ricercatori, lasciatemi chiarire una volta per tutte il termine di DNA spazzatura, così da non dover più affrontare questo argomento in futuro. Il nostro DNA è costituito solo in piccola parte da sequenze che codificano geni e che quindi hanno una funzione pratica vera e propria. In realtà tra un gene e l'altro ci sono lunghissime sequenze di DNA che apparentemente non hanno nessuna funzione, ma solo apparentemente però. Alcune sequenze indicano alle RNA polimerasi dove inizia un gene e quindi dove iniziare a trascrivere l'mRNA. Altre regolano la trascrizione dei geni, altre ancora sono trasposoni più o meno attivi, resti di virus incorporati nel nostro genoma, che agiscono nei millenni ristrutturando il genoma e creando nuove specie. Altre indicano dove si forma il centromero, la struttura che serve per dividere correttamente il DNA dei cromosomi nelle cellule figlie. Altre formano i telomeri. Addirittura le sequenze codificanti in proteine sono interrotte da pezzi di DNA spazzatura, chiamati introni, che consentono di creare diverse proteine a partire dalla stessa sequenza di DNA. Insomma, il DNA spazzatura è tutto fuorché spazzatura, ha un'importante funzione regolatrice e strutturale. E quindi non sorprende scoprire che un meccanismo di regolazione dell'attività del gene per la telomerasi risiede proprio in uno dei suoi introni, una parte di DNA non codificante all'interno del gene stesso della telomerasi. Qui questo gruppo di ricercatori ha trovato una VNTR, una sequenza di DNA lunga 42 paia di basi, ripetuta da 53 a 160 copie, una dietro l'altra. Ogni essere umano ha un numero variabile di queste copie, e più il numero è alto, più la loro telomerasi è attiva. In effetti, rimuovendo questa regione in cellule tumorali, nello specifico di un melanoma, ne ha causato il blocco dell'attività telomerasica, accorciando i loro telomeri, causando la senescenza di queste cellule tumorali e infine portandone alla morte. Ma quello che ancora è più notevole è che studiando un gruppo di ultracentenari hanno trovato che spesso queste persone avevano un numero elevato di ripetizioni, suggerendo ancora una volta come avere un'attività della telomerasi elevata potrebbe favorire il raggiungimento di un'età più avanzata. Certo, i ricercatori fanno notare anche come avere una telomerasi meno attiva in realtà potrebbe significare anche essere meno suscettibili a sviluppare una forma tumorale e quindi, in ultima analisi, vivere più a lungo. Insomma, come sempre nella scienza, non è tutto semplice e immediato, bisogna sempre considerare tutte le sfaccettature e complicanze di una semplice modifica. Però con questo articolo abbiamo aggiunto un altro piccolo tassello al quadro generale di come e perché invecchiamo.
E tu cosa ne pensi? Vorresti già farti modificare il DNA per aumentare l'attività della tua telomerasi e magari vivere più a lungo? O preferisci aspettare? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!